Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Nel video di oggi vediamo come realizzare un metallo non metallo in 30 minuti, nello specifico un oro invecchiato. Come vi ho mostrato nei video precedenti che ho realizzato sull'argomento, questa tecnica si basa molto sulla realizzazione di sfumature molto lisce e questa operazione richiede tempo. Ma se si vuole comunque ottenere un risultato di impatto in poco tempo, oggi vediamo come fare. Ma adesso non perdiamo altro tempo e cominciamo! Per creare la scala cromatica dell'oro invecchiato, vagamente verdastro, abbiamo bisogno innanzitutto di un bel giallo brillante, come questo Chimera, e del nero. In quasi tutti i colori per miniature viene usato il Carbon Black come pigmento per il nero, e questo permette di ottenere una bella scala cromatica di verde oliva. Basterà cambiare la proporzione tra giallo e nero per ottenere una versione più chiara e una appena più scura. Per dare maggior calore alla miscela inseriamo una piccola percentuale di arancione, così che da verdi assumano una leggera variazione ocra. Ciò che dipingeremo oggi è questo bellissimo modello di Alexandra Utgard di Lut Studios stampato in resina. Il primer che ho utilizzato è quello nero di marca Molotov, che ha all'interno un filtro UV che crea questo effetto satinato sulla superficie. Questo ci dà una mano nel trovare i punti sui quali rifletterebbe la luce, in caso fossimo in difficoltà a individuarli nelle forme geometriche più morbide come questa armatura. Basterà fare una foto e tenerla come reference, ma questa ancora di sicurezza diventerà sempre meno necessaria una volta che avremo capito come interpretare le forme. Partiamo quindi con la più scura tra le tonalità che abbiamo creato e con il colore pieno e coprente coloriamo praticamente tutta l'armatura, ad eccezione dei recessi che dobbiamo cercare di lasciare neri. Così facendo creeremo visivamente delle separazioni tra le varie sezioni dell'armatura. Allo stesso modo lasciamo in ombra le parti più nascoste, quelle più interne e che fanno da passaggio intermedio tra il davanti e il dietro del modello, aspetto che approfondiremo meglio dopo. Stiamo comunque facendo un metodo veloce, quindi non serve essere estremamente precisi, dato che si tratta di uno sketch. A questo punto, con la tonalità più chiara, cominciamo a mettere in evidenza i volumi, o meglio i punti sui quali riflette la luce. Per questo andiamo a evidenziare i profili sporgenti di ogni sezione di armatura e a creare delle aree più chiare, più piccole all'interno di ognuna di quelle segnate prima. Come abbiamo fatto prima lasciando alcune zone in ombra molto scura, qui vogliamo lasciare delle aree allo step di verde precedente. Quindi a questo punto comincia effettivamente l'interpretazione delle forme, perché queste che stiamo applicando, così come quelle dopo, sono effettivamente le nostre luci, quelle che dovranno suggerire il fatto che si tratti di una superficie metallica. Ad esempio sulla gamba stesa dovremmo immaginare una linea verticale dalla coscia alla punta del piede che collega tutte le luci che posizioneremo, dando continuità, per poi adattare le singole piccole aree di luce alla forma geometrica in questione. Una volta fatto, passiamo al terzo step, con un'ulteriore luce più chiara, ottenuta aggiungendo avorio alla miscela. Uniamo quindi giallo, arancio, avorio e una parte del verde precedente, per ottenere un colore più caldo ma molto più chiaro di prima. Con questo andiamo a lavorare ancora più di fino, inserendo sempre all'interno delle aree segnate prima delle loro versioni più piccole. I profili restano sempre elementi molto importanti da non tralasciare mai, così come le sezioni molto piccole, come quelle nella parte frontale del petto.
Sono parti che vogliamo che si notino, devono via via essere più luminose, ovviamente escludendo quelle nascoste. L'interpretazione dei solidi geometrici potrebbe essere difficile all'inizio, ma via via che si sperimenta con questa tecnica diventerà sempre più automatico e giocare con riflessi di forme diverse e intensità diverse sarà molto divertente e stimolante. Nel dubbio, illuminare la parte più voluminosa e sporgente di ognuna delle sezioni già segnate è sempre la via giusta, perché via via concentriamo la luce e indirizziamo lo sguardo solo dove vogliamo noi. Anche in un lavoro rapido come questo possiamo pensare di dare maggiore luce e importanza a un lato piuttosto che ad un altro. Una volta che abbiamo il nostro sketch fino a questo punto, non ci resta che fare qualche rapido passaggio di sfumatura e rifinitura. Partiamo quindi creando una versione più leggera del colore intermedio usato prima, il più chiaro tra i verdi di partenza. Basterà aggiungere pochissima acqua e poi togliere quasi tutto il colore dal pennello per trovare la giusta consistenza. Con quello non dovremo fare altro che creare una sorta di filtro di colore sulle aree più scure e in ombra, con delle pennellate che partono appunto in queste zone e vanno verso il colore di appartenenza. Facciamo poi lo stesso anche con il colore più chiaro. In questo modo lasceremo il grosso del colore nella zona corrispondente e non ci saranno differenze cromatiche. Questo passaggio permette di dare maggiore omogeneità alle aree scure, lasciando intravedere la differenza di luce e ombre, ma senza che siano irrealisticamente troppo distanti dal colore della luce. Con l'avorio appena sporcato andiamo a creare le luci più chiare, che in altri metalli andrebbero fatte con il bianco, ma che qui, trattandosi di un metallo dall'aspetto un po' opacizzato, è meglio fare con un colore appena più scuro. Seguendo quanto fatto prima, concentriamo ulteriormente la luce in sezioni ancora più strette di prima, senza tralasciare gli importantissimi profili e le sezioni più piccole. Non è necessario aggiungere questo tipo di luce così luminosa in tutte le parti del passaggio precedente, ma piuttosto dobbiamo pensare a inserirla solo laddove vogliamo estremizzarla ancora di più. Ad esempio nella parte alta della coscia, dove ad un riflesso centrale più intenso corrispondono alcuni laterali più delicati. Altro passaggio molto importante, ma all'opposto, sono le ombre, o meglio quei profili di separazione tra una sezione e l'altra, che se vi ricordate all'inizio abbiamo lasciato scuri, ma che potrebbero essersi risporcati nel processo e che vogliamo che siano scuri e precisi per dare un aspetto rifinito al modello. Se vogliamo sperimentare un po' con i riflessi indiretti degli oggetti vicini, seppur in versione extra rapida, possiamo farlo senza impazzire. Ho colorato il mantello viola così da fare un esempio. Nella parte più nascosta della coscia, là dove abbiamo lasciato ombra, possiamo andare a inserire dei leggeri riflessi che riprendono il colore del mantello, che dovranno essere di un colore più opaco e grigiastro rispetto al viola del mantello. Io, per far sì che si vedessero in video, li ho dipinti in modo un pochino più intenso. Una volta posizionati, fare un leggero filtro di colore sopra, come abbiamo visto prima, è un ottimo modo per integrarli meglio. Inoltre dovranno essere sempre separati dalle luci da una sezione di ombra. È una versione molto semplice di questa tecnica, ma che a suo modo funziona. E ora soffermiamoci un attimo su un aspetto che spesso mette in difficoltà o che viene fatto come il davanti in modo quindi poco realistico, e sto parlando del retro delle miniature.
Anche se spesso si preferirebbe che non esistesse, è lì e merita anche lui delle attenzioni. Per dargli la giusta importanza ma tenere le cose semplici, possiamo seguire lo stesso processo del davanti, ma utilizzando colori più scuri. In questo caso creiamo i mix cromatici con l'arancione spento al posto del giallo e nel complesso non portiamo mai le luci così in alto come nella parte davanti. E cosa importante, lo separiamo anch'esso dal davanti con delle aree di ombra. Spero che questo approccio pratico con piccoli suggerimenti che ho inserito nel video vi sia stato utile. Se vi fa piacere fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Questo è quindi il risultato finale del nostro metallo non metallo veloce, nel quale con molto più lavoro di sfumature potremmo ottenere una superficie liscia e morbida. Io come sempre vi ricordo di dare un'occhiata alla descrizione per altri video su questo argomento e i prodotti consigliati. Vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi!